Immagina il profumo del brodetto che sobbolle piano in una cucina affacciata sul mare. Una piadina calda tra le mani, i piedi nella sabbia, il suono delle barche che rientrano al porto e un bicchiere di vino che accompagna una storia. Sei a Cervia e non è solo un pasto, è un rito, un momento che nutre il corpo e l'anima. Benvenuti a Discover Cervia, il podcast dedicato alla Riviera del Buon Vivere. Cervia, insieme a Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, non è solo una destinazione turistica, è un patrimonio di emozioni, memorie e sapori. Qui, dove la terra incontra il mare e la cucina si intreccia con la cultura, ogni piatto racconta una storia, ogni ingrediente evoca un'identità profonda. In questo territorio dove la tradizione incontra l'innovazione, la cucina diventa una forma d'arte, dalla cozza appena pescata al cappelletto fatto a mano, fino al sale dolce che da secoli dà sapore alla vita. È un viaggio che parte dal gusto, ma va ben oltre. Parla di convivialità, di mani sapienti, di ricette tramandate e reinventate. In ogni episodio ti portiamo dentro l'anima di Cervia, con racconti e voci che ne svelano i segreti. E oggi celebriamo uno dei suoi volti più autentici ed affascinanti, la cucina. Un modo di stare insieme, di raccontarsi e di riconoscersi, seduti attorno a un tavolo o su un moscone in riva al mare. E per farlo abbiamo con noi un narratore d'eccellenza del gusto italiano, Igles Corelli, maestro della cucina italiana, visionario dei sapori e profondo conoscitore delle tradizioni. Con lui parleremo di materia prima, di cibo come cultura e della magia che accade ogni volta che un piatto riesce a raccontare un territorio. Pronti a partire? Allacciate le cuffie, inizia il nostro viaggio nel gusto autentico della Romagna. Cervia, Milano Marittima, è una magia pura perché è un luogo legato alla tranquillità, non sembra, perché è un posto moderno, un posto incredibile e dove poi tra l'altro ho avuto le mie prime esperienze negli anni '80 al Mare Pineta. È un posto interessante soprattutto per andare a ricercare qualcosa di positivo per quanto riguarda il pesce azzurro in primo luogo e poi le erbe selvatiche della pineta. Se dovesse scegliere un piatto per raccontare l'anima di Cervia, quale sarebbe? Forse il racconto più bello sarebbe la zuppa con il pesce azzurro. Questo è un piatto interessante, quindi andando al mercato dei pescatori al mattino presto e portarlo a casa, tra l'altro costa anche poco e non capisco perché è un prodotto veramente eccezionale, si può fare una zuppa interessante e semplice e tra l'altro poi è facile da preparare perché bastano pochi ingredienti, un fondo, una base aromatica, pomodoro, poi si inserisce il pesce piccolo e poi dopo quello più delicato con un po' di pane brustolito, sarebbe veramente eccezionale. Anche la polenta, devo dire, ci sta bene. Chef Corelli, lei è stato tra i primi a parlare di cucina circolare. In che modo Cervia e il suo territorio si prestano a questa sua visione? Cucina circolare vuol dire utilizzare al meglio il prodotto che la fatica del pescatore fa nel portare il pesce in porto, in banchina e il coltivatore che va in giro per la pineta e portare a casa determinati prodotti. Io cerco di utilizzare tutto creando delle ricette particolari. Vi spiego anche come nasce il prodotto della cucina circolare, che non è cucina di recupero, ma già 15 anni fa la coniata cucina circolare, prima che nascesse tutto questo discorso del circolare, perché quando facevo il programma, quando faccio tuttora il programma con il Gambero Rosso, si parla sempre solo di ricetta, ma mai di prodotto. E allora ho iniziato a parlare di prodotto e ho iniziato a dire, scusa, ma perché utilizzate, un gambero congelato, non utilizzate un gambero fresco, via scorrendo. Logicamente il gambero congelato costa 20 euro, quello fresco ne costa 50, però se il cuoco è veramente bravo a insegnare a casa come utilizzarlo, uno risparmia. Quindi ho iniziato a dire, prendete le teste, mettetele con l'acqua gasata e l'olio, frullate con un frullatore, setacciate, viene fuori tutte le proteine. Facendo un riso in bianco mettete queste proteine, fate un risotto di gamberi eccezionale e non avete ancora usato il gambero.
E così va avanti tutta la mia storia da 20 anni a questa parte. Prendo in mano il prodotto e cerco di fare delle ricette per utilizzare tutto. Quindi il messaggio è: produci bene, produci meno, io poi ti pago bene il tuo prodotto e tutto funziona, altrimenti la fa da padrone chi sappiamo noi. C'è un episodio che ricorda con particolare affetto legato a Cervia e al cibo? È una cosa che mi è successa durante la trasmissione Gambe Rosse e Gusto di Igles a Cervie. Voi pensate in una giornata d'estate, il molo tra Milano Marittima e Cervie, con i Casadei, tutti i gruppi di Casadei sugli scogli e il Corelli che cucina davanti a loro. È stata un'esperienza incredibile, con un fornelletto a gas, con la bombola di camping gas, no? E fare un piatto di spaghetti con le vongole, avere di fronte i Casadei che suonavano è stato veramente una cosa incredibile. Solo a Cervia possono succedere queste cose. Un'altra delle caratteristiche dei doni che la natura ha fatto a Cervia è il sale dolce di Cervia. Lei come lo usa in cucina e perché è così speciale? Ormai mi chiamano sale di Cervia e tutte le volte che faccio una saturazione salina oppure che utilizzo il sale viene sempre fuori Cervia. Quindi io sono un promoter di Cervia, ma non perché sono romagnolo, ma perché il sale di Cervia è particolare, perché viene intanto fatto in salina con l'acqua del mare, il sole, tutto a mano, non ci sono le macchine, non ha un retrogusto amaro, è pulito ed è un sale che sta benissimo poi a fine cottura da inserire proprio così sopra il cibo, che il crunch in bocca è veramente incredibile, e quindi vivi il sale di Cervia. Sale di Cervia che si può usare anche con i dolci. Sì, anche qui, soprattutto con il caramello, anche qui facevamo già un gelato al trigabolo. Stiamo parlando degli anni 85, e facevamo una lepre alla Royale e poi gli servivo vicino un piccolo gelato di foie gras con sopra il sale di Cervia e poi anche mi ricordo, un caramello salato con un cioccolato interessante. Sì, ci sta a dire. Il contrasto è sempre ottimale quando uno ha un prodotto di grande qualità. Qual è a suo avviso quel tesoro gastronomico nascosto di Cervia che meriterebbe di brillare di più nelle cucine e nei racconti? Allora, intanto siamo al mare, però il profumo del brodo che Cappelletti, ragazzi, è una roba notevole, come è notevole anche i garganelli con gli asparagi selvatici e poi mi ripeto ancora, i sardoncini sulla griglia sono una roba eccezionale e veramente ti fanno tornare a casa, almeno personalmente mi fanno tornare a casa. E poi il pesce azzurro. Il pesce azzurro è sempre così, passa in secondo ordine perché forse ce n'è molto, però ragazzi è pieno di omega 3, fa benissimo, lasciamo perdere che non costa molto, però ha una qualità secondo me molto interessante, si possono fare delle ricette incredibili, ad esempio i cefali, pescati di notte, le bosi, cioè, ci sono delle cose veramente interessanti che si possono fare dei piatti di altissimo livello con un prodotto, tra virgolette, povero. La piadina, che nasce come un prodotto semplice, poi in realtà, grazie a voi grandi chef, è diventato un prodotto di alta qualità, di altissima qualità. Non dico vivrei di piadina, ma c'è una di quelle cose non buonissime che mi ricorda l'infanzia, mia madre. Però noi cuochi abbiamo sempre questa voglia di andare un po' a rivisitare, rifare, brigare. Lasciamo la piadina com'è, con clè proprio, con lo strutto, con il bicarbonato che ce lo mette, cioè, ma lasciamola com'è. Andiamo nei chioschetti in giro per Milano Marittima, Cervia, Pinarella e mangiamola come ce la servono, perché veramente la fanno in un modo super eccezionale. Così sentiamo anche il sapore del mare dell'Adriatico. La pineta
e gli orti dell'entroterra di Cervia. Si trovano dei prodotti incredibili, eccezionali. Sugli orti, anche qui ho un'esperienza quando ero ai Paparazzi, che andavo appunto dagli ortolani a prendere le verdure. E lì devo dire che c'è questo terreno sabbioso e poi la salinità del mare che arriva. I francesi lo sanno bene che fanno i presalé, mettono gli agnelli vicino al mare, quindi, e le verdure qui diventano eccezionali. Quindi zona vocata per le verdure, sia dalla parte nostra che in Puglia verso il mare, che dire, hanno una marcia in più e lì si trovano dei prodotti veramente incredibili. Lei ha sempre parlato di cucina emozionale, e che emozione le dà Cervia? Ecco, il discorso emozionale lo trovi nel cibo legato al luogo dove vivi. Ho tuttora un ricordo eccezionale di Tonino Guerra che mi diceva sempre guarda che per creare un prodotto emozionale devi vivere in un contesto particolare. Ad esempio se tu mangi una zuppa di pane a Gallipoli non ha nessun senso, la devi vivere in mezzo alle nebbie, quindi nella zona del Parco del Delta, Ferrara, posti invernali che hanno quella nebbia, allora te lo gusti fino in fondo. E il discorso di Cervia e Milano Marittima e Pinarella, chiudo gli occhi perché mi viene proprio in mente la mia gioventù e quando mangiavi determinati prodotti, cioè sentivi questo profumo, quest'aria salmastra, insomma, io mi ricordo vicino al Mare Pineta c'era un personaggio che faceva i panini, però aveva la piadina e dentro ci metteva dentro l'anima. Ecco, quel personaggio romagnolo che parlava in quel modo, quel profumo, la gioventù, veniva fuori veramente un prodotto emozionale. Cervia è un luogo che insegna anche, abbiamo parlato di Tonino Guerra, lo ha ricordato, insegna la poesia della lentezza. La dobbiamo ritrovare anche nel cibo? Una città così dinamica, perché se noi andiamo a Cervia, Milano Marittima, è piena di giovani, dinamismo incredibile, dovrebbero veramente fare i salti con le biciclette a destra e a sinistra, invece è tutto tranquillo, seduti ai tavoli vicino al portocanale, le luci, la gente beve in modo tranquillo, non lo so, c'è una pace in questo luogo. Io che vivo a Roma, essendo sempre un gran casino, cioè la gente litiga, lì è tutto bello, tranquillo. Devo dire che è un luogo dove si vive bene. Per chi vuole conoscere davvero la cucina cervese, qual è l'esperienza da non perdere? Io sono sempre convinto di due prodotti. Uno che è la grigliata di pesce. Buono come qui da noi, non lo so, forse il ricordo dell'infanzia, forse perché ci ho vissuto tanto tempo, sono venuto diverse volte, d'estate vengo sempre al mare. Ecco, la grigliata di pesce ha sempre quel profumo, quel ricordo, e poi vabbè i capelletti in brodo, però la grigliata e la zuppa di pesce azzurro. Ecco, questi sono due prodotti che uno non dovrebbe perdersi. Poi facciamo senza della polenta, facciamo senza del crostino croccante, ma non della piadina però. La sua è una cucina che parla alle nuove generazioni. Che cosa direbbe ad un giovane chef che vuole scoprire Cervia? Deve arrivare, secondo me, in punta di piedi, deve ascoltare i pescatori, deve ascoltare chi produce gli ortaggi e poi piano piano capire determinate cose e assemblare, perché cioè, secondo me, poi sono convinto che la cucina italiana non esista, è una cucina di prodotto e dove meglio uno può creare alcuni piatti legati a dei prodotti eccezionali che a Cervia, insomma, ecco, legati al mare. Quindi in punta di piedi, ascoltare le persone, poi dopo iniziare piano piano un percorso, andare dalle vecchie massaie, dalle signore che fanno il brodetto in un certo... insomma, ascoltare senza essere presuntuoso, perché uno ha delle conoscenze legate alle tecniche che ha imparato a scuola, ma andare in punto di piedi, perché il sapore è un'altra cosa.
Ed allora parliamo di sapore, chef, qual è il sapore che le fa dire sono tornato a casa? Personalmente, quando parlo di Romagna e quando sono in giro anche per il mondo, nel mio cestino del pane non manca mai la piadina, mai. C'è sempre, da New York a Londra, quando vado a fare gli eventi manca mai la piadina, quindi vuol dire che la piadina è un sapore che mi porta a casa. E il brodo è il sapore che mi porta a casa, i cappelletti, insomma, ecco, il ricordo della madre, la piega, cioè lì ricordo infanzia, ma mi ripeto un'altra volta, i sardoni sulla griglia secondo me hanno una marcia in più. Chef Corelli, allora noi la ringraziamo di cuore, ci ha raccontato la sua storia, ci ha fatto venire voglia di sederci ad un tavolo, ad un ristorante o anche davanti a un chiosco di piadine. Vuole fare un invito, un saluto ed un invito agli amici che stanno ascoltando questo podcast e che magari non sono mai stati a Cervia e magari non si sono mai seduti a un ristorante sul mare. Allora, uno spot pubblicitario ve lo do proprio, che tra l'altro l'ho vissuto 4 giorni fa, che sono andato tutto food a Milano ed ero su un taxi e il taxista mi ha sentito parlare e fare ma lei è romagnolo. Io in Romagna ci vado volentieri, sono a 100 chilometri dalla Liguria, ma ne faccio 300 per andare in Romagna. Perché come si sta in Romagna non si sta da nessuna parte, cioè c'è la gente che è predisposta al turismo, ma non è che lo fanno per soldi, lo fanno proprio perché hanno l'accoglienza nel loro DNA, quindi venite a venire in Romagna, cioè a venire a Seria, a venire a Milano Marittima e Pinarella, che qui state sicuramente alla grande. Absolut tot quent, ma a Markmand a venire Matruè in Romagna. Ma non finisce qui, il nostro viaggio continua. Discover Cervia è un podcast in 4 puntate per raccontarvi 1000 volti della Riviera del Buon Vivere. Abbiamo esplorato il glamour di Milano Marittima con la meravigliosa Simona Ventura. Oggi ci siamo seduti a tavola con lo chef Igles Corelli. Nella prossima puntata parleremo di benessere e di quel modo speciale di vivere la vacanza che solo Cervia sa offrire, fatto di lentezza, di silenzi rigeneranti, di tempo che segue il tuo ritmo. Perché qui puoi davvero ritrovare la tua dimensione, quella che ti fa stare bene. Continuate a seguirci. Il nostro viaggio nel cuore della Riviera del Buon Vivere continua e non dimenticate di visitare il sito www.discovercervia.com per vivere, assaporare e sognare in anticipo la vostra prossima vacanza. Perché nel cuore della Romagna c'è un luogo in cui le emozioni sovrastano le onde del mare. Riviera di Cervia, qui nessuna alba è uguale all'altra. Discover Cervia, il podcast che racconta, ispira, accompagna.